Oh raga, Fender ha voluto zittirmi subito. Ok, forse no, ma lasciatemelo pensare, dai. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e oggi torniamo indietro nel tempo. Vi ricordate il video che ho fatto qualche mese fa sulla Fender Player? Quella che non mi era piaciuta per diversi motivi. E quindi potevo io perdermi questa occasione per confermare quello che ho detto in quel video? Oppure smentirò tutto, in tutto, per tutto? In questo bellissimo pacco direttamente da Musical Store 2005 ci sono due chitarre che ci saranno utilissime. Infatti insieme abbiamo deciso di verificare se esiste un reale collegamento tra le vecchie Fender Player e le nuove Fender Player Plus. Infatti qui dentro c'è la mia Les Paul, e invece non fa più ridere, quindi non lo dico più. Le nuove Fender Player Plus. Questa attitudine di Fender di mantenere la tradizione su certe linee di strumenti, ma contemporaneamente proporre soluzioni che soddisfano anche i chitarristi più moderni, ammetto, è un'ottima scelta secondo il mio punto di vista. Diversamente da Gibson, che sì, ci prova, ma possiamo dire che ci prova veramente? Quasi come se Gibson non volesse rischiare di esagerare verso il moderno con la sua linea principale. E voi direte, sì, ci sono le serie modern, ok, ma io personalmente non so se interpretarlo come un reale provarci. A livello di prezzo siamo nella fascia dei 1000 euro, quindi la spesa comincia a non essere più quella di una chitarra economica. Se mi aspettavo tanto dalla Player normale, che era ancora più economica di queste, qui mi aspetto veramente tanto. Cominciamo dalla strato, così ce la togliamo subito. Iniziamo dicendo che il colore è affascinante, per non dire altro. Sono tutti colori che presi singolarmente sarebbero stupendi. Messi così sembrano un po' tipo quei giochini per i bambini con dentro gli anellini e devi fare canestro nei pali. Se la scuoto diventa di un colore tipo un azzurro unico. Ok, è bella, però io personalmente preferirei, se proprio devo avere delle Stratocaster, averne tre diverse. Una bianca, una azzurra e una blu, perché presi singolarmente questi colori sono uno spettacolo, soprattutto il blu, ma in generale diciamolo che le finiture e i colori dell'estrato sono davvero molto belli. Ah, che male. Abbiamo il classico ontano per il body, il manico è in acero e la tastiera in pauferro. Ve lo ricordate, no? Il legno che si chiama ferro, eh? Ecco, lui. Per quanto riguarda l'elettronica abbiamo una configurazione HSS, i 3 potenziometri, classico selettore a 5 posizioni, tipico Fender, e il push-pull sul potenziometro del tono per splittare l'humbucker al ponte. Questo push-pull c'è anche sulla Telecaster, ma serve ad un'altra cosa super bellissima, ma ci arriviamo dopo. Caratteristica super interessante di questa chitarra sono i pick-up, che a parte l'humbucker al ponte, per il centrale e quello al manico abbiamo dei noiseless, ovvero dei pick-up single coil fatti apposta e costruiti per eliminare un po' il rumore di fondo tipico di questi pick-up. Se poi vuoi un approfondimento ho fatto un video che parla di diversi tipi di pick-up, li trovi tutti e te lo lascio qui sopra. Ora sentiamo questi pick-up con un po' di suoni e poi parliamo del manico, così vediamo se confermiamo oppure ribaltiamo la situazione della vecchia Fender Player. Nei suoni che sentirete per quanto riguarda le distorsioni ho utilizzato questi due bellissimi oggetti. Sono gli stessi dell'altra volta, quindi Black Cat Devices. Sono un overdrive e un distorsore. Se siete curiosi vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Il manico ha un profilo Modern C ed è lo stesso discorso della U dell'altra volta. Vuol dire che la forma del manico ha la stessa forma della lettera C. Modern perché il manico è improntato a un utilizzo più moderno. Il radius è da 12, quindi decisamente lontano dai radius tipici di Fender, quindi il 7,25 e il 9,5. Questo è ancora più piatto e quindi ancora più moderno. Sarà forse per quello che mi ci trovo anche leggermente meglio. Tutta abitudine a questo radius. Finalmente questa chitarra è degna di portare il nome Fender sulla paletta, al contrario della vecchia Player. I tasti finalmente sono posati come si deve e la finitura del manico sul retro è satinata. Il resto sono tutte opinioni personali e ognuno avrà le sue. Io personalmente mi ci trovo bene, pensa che feeling sarebbe per un amante di questa chitarra. Se voi l'avete provata fatemelo sapere subito qui sotto nei commenti, ma non prima di avermi detto qual è il vostro colore preferito. Il mio è palesemente blallo.
Passando alla sorella Telecaster, anche qui la qualità costruttiva si conferma la stessa, identica, quindi il manico è fatto bene, i tasti sono posati molto bene e anche tutte le altre caratteristiche in generale sono le stesse. Infatti il corpo è nontano, il manico è nacero, a differenza di prima qui abbiamo la tastiera che è nacero, rispetto a prima che era in pau ferro, ma la forma e il profilo del manico sono le stesse, la scala è quella Fender, quindi non ve la dico neanche, il radius è uguale identico, quindi è 12 come prima, e anche per lei abbiamo i pick-up noiseless. Ve li faccio sentire subito e poi vi faccio vedere una chicca di questa chitarra che è veramente, ma dopo vedete. Parlando dell'elettronica, è sicuramente una Telecaster molto particolare, perché ha 3 single coil, quindi il classico al ponte, il classico al manico, ma troviamo in più quello centrale. Se leggete la scheda tecnica che trovate in descrizione sul sito di Musical Store, alla voce pickup noterete come ponte e manico sono dei pickup Player Plus noiseless tele, mentre per quanto riguarda quello centrale abbiamo un noiseless Strat. Quindi il pickup centrale è lo stesso che troviamo sulla sorella Stratocaster, ma la cosa più interessante di questa Telecaster è anche quello che c'è sul push-pull al tono. Vi ricordate prima che vi ho detto che c'era una cosa particolare? Ecco, se attivate il push-pull in qualsiasi posizione siate con il selettore, lui automaticamente, cioè non automaticamente perché lo fate voi, però vabbè, aggiunge il pick-up al manico, sempre acceso. Ovviamente se nella posizione del selettore siete già con il pick-up al manico non cambierà nulla, ma è super interessante provare questa configurazione ad esempio con il pick-up al ponte per ottenere la classica sonorità tele dei 2 single coil insieme, cosa che con la posizione centrale del selettore e 3 pick-up ovviamente non potremmo avere, perché se no la posizione centrale useresti il pick-up centrale e quindi la combinazione dei due classica tele la perdi. Ma ancora più interessante è utilizzare questa configurazione nella posizione 2 del selettore, quando abbiamo il pick-up al ponte insieme a quello centrale. Attivando questo switch si aggiunge anche quello al manico, tutti e 3 i pick-up attivi contemporaneamente. E il suono che esce è super, raga, sembra quasi di sentire una chitarra acustica. Come vi ho detto prima, entrambe queste chitarre hanno uno stampo molto più moderno. Infatti potete notare il ponte della Telecaster che è con 6 sellette, una per ogni corda, invece che le classiche 3 sellette, oppure anche le meccaniche che sono autobloccanti, i pick-up che sono single coil ma sono noiseless. Tutte queste combinazioni che possiamo avere con l'elettronica, che su chitarre vintage ovviamente ce le possiamo scordare. Altra dimostrazione di modernità su questa Telecaster è ad esempio lo svaso che abbiamo qui dietro. Sulla Telecaster classica non esiste. Poi è vero, su queste chitarre abbiamo delle sonorità moderne, quindi decisamente più taglienti, meno rotonde, ma secondo me se ci si gioca un pochino tra la regolazione degli amplificatori e le configurazioni delle chitarre si può suonare tranquillamente di tutto. Quindi per me queste chitarre sono super versatili. La Strato forse un po' di più perché ha l'humbucker al ponte, ma devo dire che questa Telecaster con questa configurazione da Stratocaster mi ha sorpreso tantissimo. Bravi quelli di Fender che hanno saputo rimediare alla perdita della configurazione pick-up al ponte più manico della Telecaster, che come ho detto prima si è persa con il selettore a 5 posizioni. Quindi diciamo che la Telecaster qui un pochino diventa Stratocaster, perché possiamo usare i pick-up singoli con la configurazione dello switch a 5 posizioni, esattamente come sulla Strato. E allo stesso tempo le Stratocaster più tradizionali, ovvero quelle con i 3 single coil, possono diventare più Telecaster, perché con il pick-up al ponte posso attivare anche quello al manico contemporaneamente ed ottenere la stessa combinazione su una chitarra completamente diversa. Ok, diciamo che l'obiettivo di questo video lo abbiamo raggiunto, ovvero capire se dalle Fender Player alle Player Plus ci sia veramente il salto. E direi che c'è un salto enorme
enorme, non tanto per quello che riguarda i suoni, anche se sono ovviamente migliorati con i pick-up noiseless, ma molto di più per quanto riguarda la qualità costruttiva dello strumento. Ok, adesso la smetto perché sto parlando troppo bene di Fender e se vado avanti così poi voi non mi riconoscete più. Quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, lasciate un commento qui sotto e iscrivetevi con la campanella. E io adesso vi saluto nel modo migliore possibile. E non dire che non è vero.